Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di giugno 2026. Abbiamo la carta degli amanti, amici dell'Ariete. Può quindi essere un periodo dedicato all'amore, dedicato alle relazioni, all'amore per gli altri, ma anche all'amore per se stessi, ehm, o può anche essere un momento di equilibrio. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail e sotto in descrizione trovate numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti, al corso di approfondimento sulle famiglie reali e al videocorso di tarocchi intuitivi. Ho già pubblicato anche le previsioni per il secondo semestre del 2026, sono online quelle generali e sono nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Successivamente usciranno anche le altre tre. Bene. Partiamo con un asso di denari, ragazzi. Abbiamo un 8 di spade. Cavaliere di spade. Abbiamo un 6 di coppe. Quattro di denari. Il giudizio. Ruota della fortuna. E torre. Oh, che interessante. Giudizio, ruota della fortuna e torre, mica chiacchiere. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere, ve le sto mettendo così in modo che riusciate, insomma, a vederle senza riflesso. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi denaro, lavoro, amore e via dicendo. Allora, partiamo da questo asso di denari che secondo me indica un nuovo inizio di tipo concreto. Potrebbe essere qualche progetto anche per qualcuno. Andiamo a vederlo. Potrebbe essere qualche soldo o del denaro che arriva in più. Un dono, qualche tipo di regalo, un viaggio, ragazzi, vi regalano un viaggio, carro e mondo, e un fine settimana. Può essere che a qualcuno regalino un mezzo, uno strumento, un'attrezzatura, magari per il lavoro. Andiamo a vedere l'otto di spade. C'è un inizio comunque. Diciamo che con il carro potrei quasi dire che non è un vero e proprio inizio, ma è più una nuova direzione che si può dare ad una situazione, ad una relazione. Allora, per l'otto di spade abbiamo, wow, re e regina di coppe. Allora, già vi dico, re, regina di coppe, 6 di coppe, giudizio, ruota della fortuna, amanti. Quindi promette bene, amici dell'Ariete. Anche se comunque con questo 8 di spade devo dire che state vedendo la situazione o la relazione un po' più bruttina di quello che è in realtà. Andiamo a vedere il cavaliere di spade, re di pentacoli e 10 di spade. Allora, qui potrebbe esserci qualcuno da dover lasciare nel passato, perché uno dei significati della carta degli amanti è lasciare il vecchio per il nuovo.
e mi spiegherei anche perché quel carro, il cosa scelgo, vado di qui o vado di là. Una scelta la farete a metà giugno perché c'è un asso e un carro. Ora qua si tratta di capire chi o che cosa sceglierete. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Cavaliere di coppe. Uff. Sapete perché sbuffo? Re, regina di coppe, re di pentacoli. Cavaliere di coppe e cavaliere di pentacoli. Ci sono due energie qui, ragazzi. Vedo una donna e due uomini per adesso. Sì, è vero, ci sono anche una serie di cavalieri, che però in questo caso indicano come una sorta di movimento, secondo me. Allora, devo dire che con questo cavaliere di coppe e il cavaliere di pentacoli potrebbe arrivare un'offerta ben concreta. Anche se può essere come un movimento un po' lento, probabilmente qualcuno deve lasciare ancora indietro un'energia con questo re di pentacoli. Sento che vi state dirigendo verso qualcosa di grande. Ora, c'è questo 5 di pentacoli. Qualcuno di voi ha come paura di perdere l'occasione, paura di perdere l'opportunità, paura di perdere l'amicizia con una persona, perché per qualcuno sento che vi conoscete da tanto tempo. Andiamo a vedere il 4 di denari. Può anche essere che siate molto attaccati a questa persona. Abbiamo un 5 di spade, un 8 di coppe, 5 di bastoni e mago. Mm. 2-5 ragazzi, c'è come uno stato d'essere secondo me con questo 4 di pentacoli che si sta aggrappando a qualcosa, e se è vero che c'è passato e presente, questo attaccamento potrebbe essere questo re di pentacoli, però c'è anche la voglia e la volontà di, scusate, di andare oltre, di cercare di meglio, di avere il grande amore, mi viene da dire, con questa carta degli amanti, 6 di coppe, re regina di coppe. O potrebbe essere il grande collaboratore, per esempio. Dipende da che ambito vi risuoni di più la stesa. Andiamo a vedere il giudizio, perché qui pare, ecco, un'altra volta la torre e un 3 di bastoni. Pare potrebbe arrivare una comunicazione, un qualche tipo di notizia che effettivamente con questa torre vi fa cadere certe sicurezze, certe cose che avete pensato essere sicure o che davate per scontato, può essere che verso la fine di giugno effettivamente caschino con questa notizia, con questa comunicazione, può essere qualche cosa che vediate nei social. Andiamo a vedere però la ruota della fortuna. Regina di bastoni. E 9 di pentacoli. In qualche modo sento che la carta degli amanti parla di amor proprio, di fare come questa scelta per se stessi, di non rivestire ruoli, ma di pensare con questo 8 di coppe a che cosa volete voi, cosa vi farebbe star bene, cosa vi dà la sicurezza di questo 4 di pentacoli, quali sono per voi le basi di una buona relazione lavorativa, di amicizia, piuttosto che romantica. Andiamo a vedere la torre, perché qualcosa casca qui,
3 di coppe e 8 di pentacoli. C'è un cambio per destino qui, sento. O sì o sì. Con questo giudizio potrebbe esserci un risveglio, una presa di consapevolezza, il rendersi conto di certe dinamiche che prima non si vedevano, perché comunque all'inizio del periodo avete un 8 di spade, siete un po' come bendati, siete un po' ciechi davanti a un'evidenza, davanti ad una realtà. Però qui prendete consapevolezza e con la ruota della fortuna e la torre non è mai leggera, ve lo dico, così vi preparate psicologicamente, vi preparate le tavolette di cioccolata per tirarvi su il morale. Però normalmente sono cambi che ci manda l'universo perché ci deve reindrizzare. Quindi io qui ho come l'idea che sarà importante per voi lavorare su voi stessi, sulla vostra quotidianità, sul vostro amor proprio, su quello che vi date, sul non inseguire un qualche cosa che potrebbe essere fuori, ma lavorare su quello che avete dentro, mi sento un po' di dire. Come vi sentite? Da dove arriva una certa paura? Da dove arriva questo 5 di pentacoli? 5 di pentacoli sono carte, cioè è una carta di delusione, di perdita affettiva, di codipendenza, di dipendenza da cose materiali, cellulari, cibo, vino, fumo, qualsiasi roba, medicine, dipendenze in generale. Ed è anche una carta che parla di abbandono, quindi cercate di questo 5 di pentacoli il significato che più si avvicina alla vostra paura, identificatela, perché qui, insomma, dovete in qualche modo, la paura si integra, ok? Non si può cancellare una paura, si deve integrare ed è quello che fate fatica a fare con questo 5 di spade e 5 di bastoni. Però secondo me qui interviene un po' l'universo per rompere quelle situazioni che non vi giovano più, ragazzi. Devo dire che è una lettura con messaggi contrastanti e per qualcuno sento che c'è di mezzo proprio una questione di denaro. E qui ci vedo anche questo 5 di pentacoli, ruota della fortuna, asso di denari, re di denari. Andiamo a vedere settore per settore. Poi mi direte come, perché qua si tratta di decostruire la quotidianità, ok? Può anche essere, per esempio, il dedicare spazi diversi al lavoro e al divertimento, al dovere e al piacere, sarebbe, piuttosto che alla vita privata e alla vita pubblica, no? Magari quello che do a me e quello che do agli altri. C'è come un dover riequilibrare, se vogliamo. Anche se poi all'inizio della lettura vi dicevo che mi risuonava un po' come una scelta, la carta degli amanti. Qui c'è come una scelta che dà il passo a qualche cosa di nuovo. Sento che neanche voi ci credete tanto in realtà, però poi le cose si prendono una certa forma. Vi dico, giudizio, ruota della fortuna e torre e il destino che interviene in qualche modo per darvi questo qualche cosa di nuovo, questo nuovo inizio che voi vi aspettate, questo cambio. Ok ragazzi, andiamo a vedere settore per settore, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Diciamo che le carte promettono bene perché avete un asso di pentacoli all'inizio e potrebbe essere un lavoro, vedendo queste carte, magari un po' distante da dove siete voi. Sì, io vedo... Allora, carte di contratti non ne ho sinceramente. Però comunque c'è una carta di lavoro alla fine, ruota della fortuna, secondo me qualcosa si smuove. L'unica cosa che vedo un po' così in dubbio sono i colleghi, sinceramente, quindi quello che vi posso dire è profilo basso, non parlate con nessuno, fate il vostro lavoro, timbrate, andate via, boh, finito. Perché ho come l'idea che possano esserci delle questioni che
potrebbero destabilizzare, con questa torre. Diciamo che ve ne renderete conto quando inizierete effettivamente a lavorare verso fine mese, secondo me. Per le persone che sono occupate, anche per voi potrebbe esserci un tema con i colleghi, qualcuno potrebbe voler chiedere un trasferimento e se così fosse, o se l'avete già chiesto, potrebbe effettivamente arrivare con queste carte. Potrebbe essere anche un aumento di stipendio, un qualche tipo di riconoscimento effettivamente, un ruolo, una promozione potrebbe anche essere. Per qualcuno vedo come se iniziasse in una nuova filiale, in un nuovo territorio, con un nuovo gruppo di persone anche. E per le persone invece che sono autonome, allora qui c'è da fare un serio restyling aziendale. Guardate, soprattutto se avete dipendenti, ho la sensazione che, cioè, quello che ho sentito io è come un consiglio a imparare da aziende, ipotesi che sono decenni, che sono vive e hanno già gestito certe tematiche interne con successo. Quindi provate a trovare spunti su come gestire determinate dinamiche. Che vi dico? Per qualcuno sono con i dipendenti, per qualcun altro sono con i collaboratori. Qui c'è come da trovare un punto fermo. Con queste due torri e la ruota della fortuna può esserci effettivamente un cambio abbastanza importante dove secondo me diventerete molto più autonomi, più indipendenti in quello che vi compete, soprattutto se avete soci. È come se a un certo punto decideste di, ok, divento un drago, divento un sapientone nel mio settore e porto avanti il mio. Poi con l'altra persona, anche se non andiamo avanti di pari passo, non importa, io comunque devo pensare a me. Con questo 9 di pentacoli c'è bisogno di lavorare su voi stessi. Se parliamo di soldi, allora, sinceramente lo vedo un buon periodo. Ruota della fortuna, asso di denari, premi inaspettati che arrivano, premi produzioni. C'è anche un giudizio, se state aspettando dei rimborsi potrebbero arrivare dei rimborsi, però tenete presente che c'è anche la torre vicino, quindi potrebbero anche arrivare cattive notizie, nel senso che magari o arrivano meno soldi di quelli che vi aspettate, o potrebbero esserci ritardi o assicurazioni, soldi in più da dover spendere per dei viaggi, per un mezzo, per un trasporto, per uno spostamento. E sono soldi che non avete messo in conto, però d'altro canto arrivano anche dei soldi in più, quindi alla fine vi va pulita, cioè nel senso ne entrano di più e sì, probabilmente ne escono anche un po' di più. Ehm, diciamo che con l'asso di pentacoli e la ruota della fortuna, fatemi vedere se ne vedo altre. No. Potrebbero esserci anche delle vincite al gioco, ragazzi. Per quello che riguarda i progetti, forse non è un buon periodo, ragazzi, per vedere i risultati che vi aspettate. Diciamo che è più un buon periodo, soprattutto se state collaborando con qualcun altro, con questi progetti, è più un periodo per creare armonia nella relazione o nel progetto in sé, che non per aspettarsi certi risultati. Se parliamo di relazioni, allora, per quello che riguarda le relazioni familiari, non vedo grandi cose, sinceramente. Potrebbe esserci qualche discussione, ma sento che l'affronterete comunque nel migliore dei modi perché avete la carta degli amanti e agirete più col cuore che non con la razione. Parliamo però di relazioni romantiche.
Allora, come vi ho già accennato prima, ci sono una serie di figure qui. C'è un asso di pentacoli all'inizio, quindi potenzialmente potreste già incontrare una persona all'inizio del mese, scusatemi, all'inizio del periodo, quindi a metà mese. E io ho un po' la sensazione che sembrerà, sembrerà troppo bello per essere vero. E quindi poi ci sarà come quest'otto di spade che dice: ma no, ma cosa pensi? Ma figurati, ma immaginati un po' il ruolo del critico interiore, no? Che martella. Ehm, per qualcuno potrebbero esserci più di due energie che si avvicinano. Una, secondo me, la conoscete o vi sembra di conoscerla molto bene, come se sentiste che siete in linea. E l'altra persona invece vi ispira perché è una persona magari concreta, con una certa posizione sociale, con una certa eleganza, mi viene da dire, sento questo. Però quale delle due sceglierete alla fine? Mm. Diciamo che se guardo questo tre di coppe potrei anche dirvi che non necessariamente sceglierete, potreste conoscere entrambe le persone per tutto il periodo. Mi viene quasi da dire, vedendo anche l'otto di pentacoli, che una delle due effettivamente potrebbe essere un collega di lavoro, soprattutto se è tanto tempo che lavorate nella stessa azienda, potrebbe essere questa la persona che conoscete da tanto tempo. Fatemi sapere poi chi sceglierete o se effettivamente continuerete a frequentare entrambe, perlomeno per giugno. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, allora, anche per voi vedo come un nuovo inizio, una nuova scelta, una nuova decisione, qualche cosa, qualche seme che viene piantato con questo asso di pentacoli. Sento che è un qualche cosa per mantenere o riportare l'equilibrio nella vostra relazione, che comunque non, cioè, la sento bene, in questo periodo, la sento in armonia, la sento equilibrata. E sì, magari non si riescono a fare proprio tutte le cose che si vorrebbero fare o a dedicarsi il tempo che si vorrebbe, però comunque è piuttosto in armonia questo periodo. Mm. Mm, allora, guardando queste carte, ho come l'idea che quest'otto di spade dica: non posso far diversamente, devo aspettare lui o lei. Mm? Qua vedo che è proprio il contrario, cioè che è come se aveste bisogno con questi innamorati, gli amanti, di imparare l'amor proprio, di imparare ad andare avanti con le vostre gambe, ad essere più autonomi, più autosufficienti, più indipendenti e anche un po' meno manipolatori, perché comunque la regina di tutti manipoliamo e tutti, che lo si faccia consciamente o no, di più o di meno, però tutti abbiamo questa tendenza. Ora, è come se qui vi rendeste conto che, siccome avete questo pensiero di dover fare tutto insieme, tendete a manipolare l'altro perché faccia quello che piace a voi. Invece la cosa ideale sarebbe: voi fate quello che piace a voi, l'altro fa la cosa che piace all'altro o all'altra e poi si cerca qualche cosa da fare insieme che possa piacere a tutte e due. E invece io sento che qui un po' vi sentite vincolati nell'altro o nella relazione. Mm, per chi vivesse una relazione clandestina, difficile o senza etichetta, dunque, se per difficile intendiamo una relazione alla frutta, ragazzi, sinceramente ci sono due torri, la ruota della fortuna, c'è il giudizio, un cambio di direzione inizio. Secondo me un po' che va avanti questa cosa.
se non siete più soddisfatti della relazione che state vivendo, o cambiate le dinamiche, e qui mi spiegherei anche perché la torre, il cambio delle stabilità, delle certezze di quello che è rutinario, se vogliamo, abbiamo anche un 8 di pentacoli, oppure cambiate, cioè tagliate con la relazione. Se proprio sentite che non ce n'è più, sento che questa torre a fine giugno potrebbe voler dire un taglio con la relazione, ma anche perché avete la ruota della fortuna, in realtà poi è un cambio molto molto positivo. Però dovete passare per questa... è come se vi doveste fare da soli, doveste contare solo su voi stessi, non aspettare sempre l'appoggio di un'altra persona o l'essere in sintonia necessariamente con la vostra persona di interesse. Asso di denari nuovamente e cavaliere di denari nuovamente. Pienezza e rallentare. Sì, probabilmente avete bisogno di fare le cose un po' più con calma, perché il carro è un'energia piuttosto veloce, è un arcano maggiore, e anche qui alla fine del periodo effettivamente avete la ruota della fortuna, però secondo me qua è come se vi dicessero di riempire momento per momento, senza farvi troppi pensieri negativi. È come se avessi bisogno di nutrire giorno dopo giorno questo seme che verrà piantato, questo nuovo seme, perché è un nuovo inizio, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere un altro oracolo. Precipitazioni, dicembre. Qua c'è qualcosa che precipita, la torre. Guardate, sapete che cosa mi viene in mente? Che qualcuno di voi abbia già pensato a dicembre scorso di lasciar perdere una situazione o una relazione. E poi qui abbiamo commercio, 3 settimane. Quindi qui ragazzi effettivamente a fine giugno può arrivare del lavoro, può arrivare qualche vendita, potrebbe essere anche inaspettata, che porta questo... Ah ragazzi, se state aspettando di vendere casa... E sì, secondo me... Non vedo carte di contratti in realtà, Però questa ruota della fortuna, l'asso di bastoni, l'asso di denari, 2 volte la torre mi fa ben... c'è anche il 9 di pentacoli. Sì, mi fa ben sperare che se stiate aspettando di vendere casa, che effettivamente ci sia come qualche tipo di offerta. Avendo l'asso di denari qui e la ruota della fortuna qui, vi dirò che potrebbe anche essere che firmiate un compromesso e che vi arrivino questi soldi in più, e dentro la fine del mese è come se si definissero determinate cose per la futura vendita, ecco. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o si può abbonare al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto tutte le credenze limitanti e in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di come trascendere l'ego, di come è la vista con il terzo occhio, di traumi, si parla di chakra, si parla insomma di tante cose che sono praticamente tutto quello che io ho studiato e sto studiando sia a livello personale che a livello professionale. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono numerate, sono 5, vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!